Siamo attratti per natura dal macroscopico, dall'abnorme, ma anche dalle cose piccolissime e infinitesimali. È il caso dell'atomo, l'unità fondamentale della materia. Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Oggi parleremo di una parola così impercettibile, atomo, da non essere visibile a occhio nudo, di cui però è fatto ogni elemento. Scopriremo quali insolite origini si porti cucite addosso e a che cosa si debba il suo nome. Cosa c'entrano i grandi filosofi greci con l'atomo? Cos'era la materia per gli antichi? Che cos'è la teoria atomica? Quale arcano segreto era chiuso dentro una parola intangibile come atomo? Scopriamolo insieme. Fin dal V secolo a.C., prima il filosofo Leucippo e poi il suo discepolo Democrito cercarono di dare spiegazione alle proprietà fisiche dei corpi e ad alcuni fenomeni naturali fino allora indecifrabili. Ipotizzarono che la materia fosse discontinua, costituita da particelle minuscole e indivisibili, di forma e grandezza diverse tra loro, la cui unione dava origine a tutte le sostanze, così come si presentavano in natura. Chiamarono quindi atomi queste particelle invisibili e indeformabili di cui si pensava costituito ogni elemento della Terra, e la loro teoria venne detta atomica. L'atomo costituiva l'essere, mentre il vuoto rimandava al non essere. L'atomo era privo di qualità sensibili e poteva essere percepito solo su un piano intelligibile. Gli atomi erano eterni e immutabili, non erano stati generati né potevano essere distrutti, ma esistevano da sempre e sempre sarebbero esistiti. Aristotele invece sostenne il principio della continuità della materia, secondo il quale una sostanza poteva essere suddivisa all'infinito in particelle sempre più piccole ed identiche tra loro. Ma quali origini affascinanti nasconde questa parola così impalpabile, atomo? Con grande accortezza l'antica lingua greca definisce la parola, accostando un prefisso che da sempre impone una privazione ad un verbo affilato fin dalla nascita. Il prefisso è alfa, particella che racchiude in sé una privazione. Il verbo è temno, che vuol dire tagliare, separare, dividere, spezzare. E l'aggettivo composto che ne viene fuori, atomos, sta quindi per che non si può tagliare, che non si può separare, indivisibile. Atomo è quindi ciò che non si può scindere, che non si può tagliare, l'elemento unico e indivisibile per eccellenza. Solo all'inizio del XIX secolo, con scienziati del calibro di Dalton, Rutherford e Bohr, nacque la teoria atomica moderna, secondo la quale tutti gli elementi sono costituiti da atomi di massa uguale, mentre atomi di elementi diversi hanno massa diversa. Nelle reazioni chimiche gli atomi conservano la propria massa e si combinano tra loro per formare composti in rapporti costanti. Grazie a questi scienziati, oggi sappiamo che l'atomo in realtà è costituito esso stesso da più componenti, dal nucleo di carica positiva formato da protoni e neutroni e dagli elettroni, carichi negativamente in perenne moto attorno ad esso su livelli energetici distinti. L'atomo risulta così totalmente neutro, perché il numero dei protoni è sempre pari a quello degli elettroni. E malgrado nell'era moderna l'uomo, alla disperata ricerca di nuove fonti energetiche, sia riuscito a violare l'atomo, frammentandone il nucleo con la scissione o unendo più nuclei con la fusione, l'antica etimologia della parola mantiene ancora oggi lo stesso affascinante significato di un tempo. Atomo sarà per sempre la più piccola parte della materia, l'infinitesimale unità delle sostanze, ciò che non si può dividere, ciò che non si può spezzare.